Questa volta andrò a realizzare un PC da streaming e registrazione video con scheda di acquisizione dedicata e che strizzi l'occhio al portafoglio e all'estetica. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro pazzo. Oggi siamo qui con tutte queste componenti per realizzare la mia build da registrazione e streaming video che vedremo all'opera sicuramente in contenuti live prossimamente sempre su questo canale. E questo non sarà un computer normalissimo perché, ecco, se con un computer con le dovute specifiche potete già streamare senza particolari problemi, ovviamente se avete poi una connessione internet discreta, in questo caso questo computer avrà, come vi ho già anticipato, dell'hardware dedicato per acquisire flussi audio-video da sorgenti esterne rispetto a quelle di un PC normale, e quindi ecco potremo poi andare ad acquisire per esempio console o flussi anche di videocamere esterne per appunto poi streamarle in un unico flusso, ecco, su tutte le varie piattaforme. E in questo video andremo a vedere come realizzarne uno. In questo caso vi porto il mio esempio con delle componenti che bene o male avevo in casa, che volevo sfruttare, che effettivamente trovano anche un bel risalto in un computer del genere, e altre che andremo a vedere meglio sono delle componenti che mi ha mandato Endorphy, ma non vi spoilerò nulla, già comunque le intravedete e andremo ovviamente a metterla alla prova nel corso di questo video. Prima di continuare però vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, ovviamente se non lo avete già fatto, così da supportarmi e incoraggiarmi a portare sempre contenuti di questo genere e anche effettivamente per far capire a YouTube che questo genere di video vi interessa. Detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte che trovate linkati qua sotto in descrizione per trovare le migliori offerte su Amazon di hardware e videogiochi, un canale dedicato alle offerte nuove e l'altro invece per le offerte usate. In entrambi i casi sono offerte di Amazon, quindi state tranquilli per quanto riguarda garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok. E ora direi che possiamo riprendere con la scelta delle componenti. E direi di iniziare con la scheda madre, perché in questo caso la starete già intravedendo, sono andato con un modello abbastanza esotico, mi verrebbe da dire, perché sono andato con una Asus X99 Deluxe, che è un modello di fascia Enthusiast del 2014-15, quindi parliamo ecco di una scheda madre che ha quasi 10 anni, ma che andremo a vedere per un progetto del genere ha ancora molto da dire. Questa tra l'altro è la scheda madre della vecchia test bench che abbiamo visto ormai qui sul canale diverso tempo fa, ma è ancora un ottimo modello se ragioniamo in termini di linee PCI Express, per il fatto che in questo caso parliamo di un chipset Enthusiast, quindi anche all'epoca le CPU che potevate montare qui sopra vi davano a disposizione un sacco di linee cablate direttamente al vostro processore, e questo evita problemi legati al bandwidth, soprattutto poi quando andiamo ad inserire veramente tante schede PCI Express come in questo caso, che andremo a vedere durante il corso di questo video. Per quanto riguarda la CPU sono ovviamente andato con un modello di Intel Xeon compatibile con questo socket, l'LGA 2011-3. In questo caso abbiamo lo Xeon più potente su architettura Haswell, almeno con la maggior quantità di core, ed è lo Xeon 2699V3 con 18 core e 36 thread. All'epoca questo processore costava circa 4.000 euro ed era inteso ecco per la fascia server. Ad oggi ecco su AliExpress lo possiamo pagare una cinquantina di euro scarsi, quindi effettivamente ecco ci troviamo di fronte a un modello che ancora in multicore ha molto da dire per quello che costa ed è compatibile ecco con questa scheda madre. E passando alle RAM abbiamo un kit di 4x8 GB, quindi 32 GB di RAM totali della Kingston, e sono le HyperX Predator con un dissipatore veramente enorme. Sono delle DDR4 che arrivano a 2800 MHz con CAS latency a 14. In questo caso ecco lo Xeon non supporta questa velocità di RAM, quindi andremo a impostare alla velocità base 2133 MHz, però andando a sistemare, a settare per bene i timings portandoli il più bassi possibile. Probabilmente riuscirò ad arrivare a CL11 visti altri test che abbiamo visto in passato qui sul canale con altri processori Xeon. Per quanto riguarda la scheda video, che vi dico non sarà il fulcro di questa build per il fatto che non andremo a giocare propriamente, ma andremo più che altro a fare acquisizione, decodifica e codifica video, abbiamo comunque una RTX 3060 da 12 GB in customizzazione Asus Tough Gaming,
che ci servirà per fare tutto questo genere di lavoro. È una scheda comunque che per questo genere di cose, anche per codifica video in 4K, va più che bene. Certo, un modello magari della serie 4000 o anche della serie 7000 Radeon o anche le Intel Arc, avendo la codifica AV1 che questa scheda purtroppo non ha, potrebbero e sicuramente sono avvantaggiate durante la streaming video. Però ecco, il budget, vi ripeto, non era elevatissimo per questo computer, e comunque ecco, una scheda del genere la sua figura la fa sicuramente, e per questo tra l'altro devo ringraziare il mio amico Marco Experiments, perché era la sua scheda, e grazie tra l'altro al canale Telegram di offerte, vi ricordo di iscrivervi, ha trovato una scheda più potente in offerta e quindi ecco, ha deciso di vendermi questa sua scheda intorno ai 200 euro, che secondo me ancora oggi è un ottimo prezzo. E come storage abbiamo un SSD NVMe 3.0, visto che la scheda madre non va a supportare, ecco, il PCI Express 4.0 purtroppo, e abbiamo un Samsung 970 EVO da 500 GB che alla fine per streamare andranno più che bene, anche per l'installazione dei vari programmi di acquisizione e quant'altro. Quindi ecco, se poi andassi a fare magari proprio delle acquisizioni, delle registrazioni poi da pubblicare, magari sì, potrei sentire l'esigenza di aumentare lo storage, ma vi ripeto, ecco, questa scheda madre ha anche, ecco, i suoi slot NVMe dedicati, quindi ecco, non avremo problemi ad upgradare in futuro volendo. E come pezzo forte di questa build abbiamo le schede di acquisizione, perché sì, sono due. Una è questa che vedete sfusa, che è la HD60 Pro, che utilizzai in un vecchissimo video che ormai non vi invito più a guardare. Nel 2021 realizzai il PC, la prima versione del PC da registrazione streaming con questa scheda. Alla fine lo utilizzai più che altro per la registrazione, perché la fibra era arrivata soltanto da poco, quindi ecco, le streaming erano impensabili, però ecco, già quella volta mi servì molto bene. In questo caso ho deciso di utilizzare questa scheda, e però anche di andarla ad accoppiare con il modello più potente attualmente sul mercato offerto da Elgato, cioè la 4K 60 Pro, che è una scheda che acquisisce registrazioni in 4K 60 fps oppure 1440 144 Hz o Full HD a 240 Hz, in ogni caso con l'HDR, cosa che invece ecco, questa HD 60 Pro che registrava in Full HD a 60 non riusciva ad acquisire. In questo caso la 4K 60 servirà per i flussi video magari da una console come PS5 o altre console, ecco, che riescono a emettere un segnale 4K 60 fps, o anche da computer dedicati, mentre la scheda Full HD servirà ad acquisire il flusso della videocamera, che tanto comunque ecco, in una streaming magari l'inquadratura comunque è relativamente piccolina, quindi già la risoluzione Full HD basta e avanza. Come prezzi, se vogliamo andare a acquistare nuova la scheda per il 4K, parliamo di circa 200 euro. Io l'ho presa usata da un ragazzo che l'aveva praticamente usata una volta, sì e no, e me l'ha venduta a 100 euro, l'ho trovata su Wallapop. Quindi ecco, tenete sempre d'occhio il mercato dell'usato, perché si possono fare veramente degli ottimi affari. E passando ora al dissipatore e al case, in questo caso devo ringraziare l'azienda Endorphy, perché me le ha gentilmente donate per la realizzazione di questo video. Ovviamente poi, dopo aver assemblato il tutto, le metteremo anche alla prova, ma vi dico, credo ecco che anche in questo caso, perché abbiamo già visto delle componenti Endorphy qui sul canale nel video dedicato al mio PC, alla mia build principale, ecco, in quel caso anche erano componenti veramente ottime, e queste non credo siano da meno. In particolare parliamo del dissipatore Navis F280, quindi con radiatore da 280 mm e due ventole quindi da 140 per la dissipazione, sono in questo caso delle Fluctus, e il tutto non è RGB, per il fatto che ho deciso di dare un tocco di estetica più professionale a questa build rispetto ad altri computer dedicati al gaming. Invece il case è il modello ARX 500, che ha ben 5 ventole Stratus da 140 mm preinstallate, quindi davvero a livello di airflow parliamo di una bestia, e come dimensioni è un pochino più piccolo e compatto rispetto al fratello maggiore, l'ARX 700, che abbiamo visto ecco nel video, vi ripeto, della mia build. Quindi sono componenti sicuramente molto interessanti. Per il fatto di non avere RGB sono anche un pochino più economiche, quindi ecco, potrebbero fare al caso vostro se siete interessati. Ovviamente poi vedremo se valgono la pena, ma immagino già di sì. E per finire, per alimentare il tutto, abbiamo il fidato EVGA 850G2 Supernova, e questo era l'alimentatore che utilizzavo nel mio PC fino a qualche mese fa,
ed è ancora sicuramente un ottimo alimentatore basato sulla piattaforma Lidex della Superflower, con all'interno tutti i condensatori giapponesi Nippon Chemicon, quindi sono davvero, ecco, una piattaforma e un alimentatore ancora eccezionale, con una certificazione di efficienza di 80 plus gold e con il fatto di avere tutti i cavi completamente modulari. Quindi ecco, detto questo, direi che ora possiamo passare all'assemblaggio di questo computer. Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver visto l'assemblaggio e qualche brevissimo test riguardo questo computer da acquisizione video e streaming. Che dire, io sono contentissimo, ecco, del risultato finito, perché l'estetica, devo essere sincero, mi piace molto, tutta nera, black, così, forse solo il logo, ecco, della scheda video che si illumina, però ci può stare alla fine, e per il resto, ecco, ispira molta professionalità. Sarà anche dovuta alla scheda madre, insomma, di fascia high-end, anche se ormai veramente ha i suoi anni sulle spalle, perché parliamo di una scheda madre che ha praticamente 10 anni, e però ecco, poi il grosso lo fanno sicuramente il dissipatore e il case. E andando subito al sodo per quanto riguarda le prestazioni di dissipatore e case, beh, che dire, abbiamo visto 45-50 gradi sul core a pieno carico con uno Xeon 18 core 36 thread con un TDP comunque molto sostenuto, mi pare 150 watt circa, quindi davvero niente male, il tutto poi con una rumorosità super contenuta. E anche il case non sfigura per niente se confrontato al fratello maggiore ARX 700. In questo caso è un pochino più compatto, ma il resto delle feature è presente, quindi ci troviamo un ottimo case con tra l'altro 5 ventole da 140 mm preinstallate, davvero ottima aggiunta, ventole poi di buonissima qualità sia dal punto di vista dei materiali, che poi si traduce effettivamente in ottime prestazioni e ottima rumorosità, spostano veramente una quantità d'aria mostruosa. E anzi, che qui in questo caso il radiatore sono dovuto andarlo a mettere sul top, l'ho voluto mettere sul top dove c'era già la quinta ventola che sono andato a staccare, me la sono tenuta, ecco, per magari qualche altro progetto. Per quanto riguarda la facilità nell'assemblaggio e il livello di feature presenti,
sono praticamente le stesse del fratello maggiore ARX 700, quindi anche qua ecco abbiamo un case che in questo caso costa prezzo MSRP 100 euro, che ha veramente ottime ma ottime caratteristiche. Certo, a questo punto uno potrebbe anche dire beh cavolo, spendo 20 euro in più e mi trovo il modello ecco con un pochino più grande, che offre un pochino più spazio e le ventole sono RGB. Certo, poi è anche ecco preferenza di ognuno di noi scegliere un modello che non sia RGB e andare a risparmiare 20 euro. In ogni caso, se volete un modello un po' più compatto, questo sicuramente da parte di Endorphy è un ottimo modello, e in generale come case, sì, come price point non è diciamo la fascia base consumer che compra chiunque, insomma intorno ai 60 euro, 70, però ripeto, per 30 euro di più ecco ci portiamo a casa un modello che sicuramente è tanta roba anche come qualità dei materiali, come feature offerte, che sicuramente ecco fanno comodo soprattutto poi a chi è un po' più novizio nell'assemblaggio. Ci sono ecco tante cose che ne facilitano il montaggio, insomma la riuscita finale della build. Tornando un attimo sul dissipatore, per quanto riguarda i prezzi, anche in questo caso parliamo di un MSRP di 100 euro spaccati, che non sono pochissimi per un dissipatore a liquido da 280, ma non sono neanche tanti effettivamente. Se poi consideriamo le prestazioni che ci offre a livello di temperature, con una CPU del genere che arriva a consumare anche più di 150 watt, abbiamo visto dopo 10 minuti scaldare neanche 50 gradi con una velocità di ventole comunque molto contenuta, davvero ecco ci troviamo di fronte a un dissipatore che le prestazioni ce le offre e come. Quindi ecco, questi 100 euro sono secondo me giustificati. Per carità, c'è anche molta concorrenza in questa fascia da parte dei Thermalright soprattutto e dei nuovi Arctic, però ecco secondo me, soprattutto poi se siete dei novizi, questo dissipatore offre una ottima feature per il fatto che nella pompa, nel corpo della pompa, sono già incluse tutte le scanalature per quanto riguarda i metodi di montaggio, quindi ecco non dovrete andare a fissare le varie alette in base al socket su cui andate a montare questo dissipatore, e questa è una bella cosa. Insomma, vi basterà guardare il vostro caso e vi dirà direttamente che viti andare a inserire e sarà abbastanza semplice il montaggio. E effettivamente poi anche come estetica, perché anche questo bisogna guardarlo, è la versione ripeto non RGB, però proprio per questo la sua estetica all black veramente è fantastica. E per finire, parlandovi un po' delle alternative che potevamo andare a scegliere effettivamente per questo computer, io ripeto sono andato su questo socket X99 per la sua possibilità di installare un sacco di espansioni PCI Express senza limiti di bandwidth, però ovviamente ecco per fare una cosa un pochino più realistica, visto che anche queste schede madri comunque non ve le regalano, io perché questa l'avevo recuperata ormai circa 2 anni e qualcosa fa, ce l'avevo e ho deciso di utilizzarla. Se voi volete andare a fare una cosa del genere, anche una normalissima scheda madre su socket AM4 può fare al caso vostro, ma anche su socket LGA 1700. In quel caso sì, le linee saranno un pochino più ridotte, quindi ok, dovete fare un paio di vostri conti, però anche lì se poi la scheda video magari vi viene limitata a 8 linee al posto che 16, di solito in questo caso non muore nessuno, diciamo così. Certo, dovete andare alla ricerca di una scheda madre se soprattutto volete andare a inserire diverse schede di acquisizione dedicate, ecco che queste porte di espansione PCI Express abbiano effettivamente le linee cablate, perché ho visto molte schede madri di fascia media, medio-bassa avere sì certo il 16x pieno per quanto riguarda la scheda video, però poi soltanto degli slot che alla fine sono degli 1x, che molto spesso non bastano per queste schede di acquisizione. Certo, poi hanno magari 5 slot NVMe, 4 slot NVMe che possono essere molto utili, certo, però in questo caso per un PC del genere ecco tenete d'occhio la questione delle linee PCI Express. E come ultimo aspetto che vi consiglierei di cambiare rispetto a quello che ho fatto io e di puntarci magari qualcosina in più è la scheda video, perché io sì ho avuto questa possibilità dal mio amico Marco Experiments, di cui trovate il link del suo canale YouTube qua sotto, di prenderla ecco sui 200 euro, ed è una 3060, comunque un'ottima scheda che ha ottimi livelli di codifica. Però certo, se avessi trovato allo stesso prezzo qualcosina in più, anche di poco,
magari una 4060, una RX 7006 o una Intel Arc A750, magari ecco quelle si trovavano intorno a quella cifra, e queste insomma sono schede perché probabilmente vanno anche meglio dal punto di vista delle prestazioni nella codifica video, nelle live streaming, per il fatto di avere la codifica V1, cosa che questa 3060 vi ho già detto non avere, e per questo motivo ecco abbiamo una scheda che magari sì, a qualità, a parità di bitrate ci otterrà un'immagine un pochino più scarsa, però alla fine forse se andiamo di forza bruta potremmo ecco avere lo stesso risultato e alla fine senza dover andare a prendere ecco una scheda di nuova generazione. Quindi ecco, questo sta a voi, date un occhio ecco alle versioni di encoder delle varie generazioni, perché da quanto so almeno a livello di Nvidia c'è lo stesso identico encoder e decoder video tra le 2000 e le 3000, quindi si poteva andare a prendere anche una serie 2000 senza troppi problemi. Per le 4000 invece è cambiato, insomma è presente ecco questa codifica V1, quindi se siete interessati a fare una cosa del genere mi raccomando andate a spulciare questi aspetti perché sono sicuramente importanti, e ovviamente date un occhio nel mercato dell'usato perché lì si trovano sempre ottimi affari. E se siete arrivati fin qui spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di questa build e di questo PC da registrazione e streaming, e anche se volete vedere qualche contenuto particolare portato in live potrei pensarci ecco per il futuro. Prima di lasciarvi però vi invito a guardare due video che se non avete visto vi consiglio molto di vedere. Il primo è quello sullo Xeon 2697 V3, processore che abbiamo testato all'inizio di quest'anno, ecco, che va sullo stesso socket di questa scheda madre, in quel caso è un 14 core e 28 thread. Mentre il secondo video che vi consiglio è quello sulla Zotac Twin Edge OC RTX 3060, quindi una custom diversa da quella che abbiamo visto oggi, e in quel caso però l'abbiamo testata ecco in diversi giochi e applicazioni di produttività. Quindi arrivati a questo punto io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!